Ragazzi, buongiorno dalla Sorellona e dall'Italia. Guardate che meteo. Erano circa 20 giorni che non pioveva, con un caldo pazzesco. Oggi che dovevamo partire, no comment. Però dai, viaggio bagnato, viaggio fortunato, perlomeno speriamo. Autostrada imboccata a Civitanova Marche. In profondità le nuvole sembrano diradarsi, quindi pensiamo positivo. Come sempre non devo parlare perché il meteo è cambiato drasticamente. Forse ci infileremo là dentro. Guardate, gocce pazzesche, sono così grandi, però per adesso non è grandine. Ragazzi, è impressionante questo meteo, mamma mia. Comunque abbiamo da testare i completi nuovi della Rucca, quindi questo è un bel test. Si è alzato anche un vento pazzesco, guardate le piante. Si è fatto quasi buio, tra l'altro. Io sono convinto che a Bologna incontreremo 35 gradi con il sole. Le auto sono ferme e guardate, dopo 5 minuti, pazzesco, e dopo il temporale il veicolo fermo che ha bloccato todo. Ora siamo ripartiti pian pianino. Questi segnali li conosciamo tutti. Bienvenido a Bologna San Lazzaro. Dai che superiamo il pezzo peggiore. Arrivati sulla 4 corsie, ora speriamo che la fila si dissolva. Sono le 2:04 di pomeriggio, 36 gradi. Bivio Verona Brennero. Prima pausa, andiamo a vedere se qua hanno qualcosa da mangiare, anche se dalle indicazioni penso che sia pechegno, ma neanche un porto all'ombra, ma io dico, mamma mia. Troviamo la stazione successiva a 45 km. Secondo tentativo a 61 km da Peschiera sul Garda. E finalmente ci vediamo. Buongiorno dall'Italia, ma soprattutto buongiorno anche da me e buon appetito. Ma dato che siamo in Italia, buongiorno anche dalla Sorellona. Ma ve la mostreremo molto bene nel dettaglio molto presto. Ora mangiamo, caffècito e si riparte. Ovviamente panino spolverizzato, panino diviso in due, un caffè 9,70 €. Abbiamo mangiato leggero per poter ripartire e non essere appesantiti in moto. Ci sono 37 gradi, abbiamo preso bomba d'acqua, sembra una preparazione per il nord. Oggi è lunedì 22, abbiamo pubblicato l'ultimo video giovedì 18 della seconda stagione Sud America e nei 3 giorni successivi, ovvero venerdì, sabato e domenica, ho installato tantissime chicche alla Sorellona. Ora però abbiamo un mese di viaggio, quindi i video pipponi arriveranno dopo averle testate. Lo avete capito o no? Abbiamo tantissime cose da raccontarvi. Salite in sella, forza! Adesso ripartiamo perché proprio a Desenzano ci aspetta una coppia che ovviamente conoscerete insieme a noi. Ripartiti al volo, la temperatura è rimasta sempre stabile, anzi un grado in più, 38 gradi. Ora a destra andiamo a prendere la 4 Milano-Venezia. Desenzano, andiamo con le carte perché il telepass non ha funzionato. Dobbiamo, penso, incontrarci qua. Ah, dimenticavo, 30,10 €. La moto di Walter dovrebbe essere questa. Arrivati, come promesso, ve li presentiamo. Questo lo conoscete perché si trovava con noi in Sud America, prima stagione. Esatto. Forse Questa la conoscete perché me la porto sempre vi abbiamo insieme. anche stancato io e Valeriano. Mentre loro sono una coppia di cui parlavamo. Piacere. Patrizia. Piacere. Due grandissimi motoviaggiatori. Questa sera saremo insieme a cena e loro ci racconteranno di un viaggio che vorremmo fare anche noi. Loro hanno detto piacere, ma il gran piacere è in realtà nostro. Direi proprio che... Tu vieni con noi? No, perché là piove. Fai vedere là che piove. Vedete ragazzi, poi ci prendono in giro perché abbiamo il BMW. Questi hanno il Guzzi e anche loro con la pioggia si fermano. Falla vedere la mia cosa. Noi si parte ragazzi e voi venite con noi. Siamo ufficialmente nella provincia di Brescia, anche se l'indicazione stradale darebbe la direzione della città di Brescia. In effetti siamo sul lago di Garda e il lago di Garda, il più grande d'Italia con i suoi 370 km² di superficie, è per così dire la cerniera di 3 regioni: Lombardia, provincia di Brescia, Veneto, provincia di Verona e Trentino, provincia autonoma di Trento. Entriamo in galleria.
Stiamo costeggiando tutto il lago di Garda, il sud del lago di Garda, lo stiamo risalendo nella sponda ovest, che è la sponda appunto della provincia di Brescia, e come potete vedere lo stiamo facendo con la pioggia. Maronna! A me dispiace soprattutto per Patrizia e Walter, perché ci hanno anche dedicato del tempo per farci fare un itinerario degno di nota per vedere appunto il lago dall'alto, ma come potete vedere il meteo non è dalla nostra. Anche la strada bisogna fare attenzione perché è leggermente umida e queste sono le situazioni peggiori. Quindi ragazzi, bando alle ciance, sapete che quando siete in nostra compagnia la pioggia può arrivare, ormai lo sapete, preparatevi, e chi di voi ama la pioggia ci chiami. Il problema è se iniziamo in questa maniera qua in Italia, non oso pensare in Inghilterra e in Irlanda. E poi c'è qualcuno che ha avuto anche il coraggio di dirci: secondo me stavolta in Irlanda non vi piove. No, abbiamo iniziato direttamente in Italia. Non è una cartolina, ragazzi, che spettacolo. Immagazzineremo tutto questo antes de volver, prima di tornare in quel del Sud America. Siamo appena arrivati a Salò. Nonostante la pioggia, il microclima del lago di Garda è quasi mediterraneo. Fondata dai Romani e poi territorio della Serenissima della Repubblica di Venezia e poi dei Visconti, Salò che è stata importantissima soprattutto per alcuni eventi. Qui infatti nel settembre 1943 fino all'aprile 1945 ebbe vita la Repubblica Sociale Italiana. In seguito infatti all'armistizio di Cassibile, reso noto l'8 settembre 1943, su richiesta di Hitler, Benito Mussolini creò la Repubblica di Salò. Venne creata proprio a ridosso dei territori militarmente occupati dai tedeschi, e cioè il Trentino Alto Adige. Qui vennero spostati diversi ministeri, tra cui il Ministero degli Esteri, il Ministero della Propaganda e l'Agenzia di Stampa Stefani. Questo per far fronte alle richieste che seguirono l'armistizio di Cassibile. All'allora Regno d'Italia venne chiesto di abbandonare la propria intesa con la Germania nazista, di cessare le operazioni belliche nei confronti delle forze alleate, di liberare tutti i prigionieri di guerra e di offrire il territorio italiano per le operazioni di guerra degli alleati. Siamo a Toscolano Maderno, due comuni distinti, l'uno fondato dagli Etruschi, il primo, l'altro fondato dai Romani, che si sono fusi nel 1928 a fondare un unico comune. È in realtà una successione di meraviglie. Le località della Riviera sono una meglio dell'altra. Non a caso nel 1334 si sono unite, perché unite facevano una forza. Sono località che sono state sotto il dominio della Serenissima, della Repubblica di Venezia, e in particolare Maderno, che fu la capitale proprio di questa federazione della Riviera, è famosa proprio per le sue cartiere che nacquero intorno al 1300, furono un fiore all'occhiello economico proprio per la Repubblica di Venezia e furono tra le prime e le migliori cartiere di tutta Europa. Il movimento delle barche è insieme calmante, nostalgico e meraviglioso. Guardate, pieno di fiori, le costruzioni fantastiche. Hotel San Marco, memoria proprio della presenza della Serenissima in questa zona. Quale turista non rimarrebbe ammaliato? Tra l'altro il lago di Garda segue parallelamente il corso del fiume Adige e da esso è diviso soltanto dal Monte Baldo. Certo, con il sole sarebbe stata tutta un'altra cosa, però ormai noi vi abbiamo abituato a questo e la vita è alterna, come l'alternarsi delle stagioni e come l'alternarsi del meteo. E come l'alternarsi della temperatura, ora 30 gradi, poco fa 24, prima 37, tutto nell'arco di un'ora. Dai che ci temprano queste cose. Ed è come l'alternarsi delle moto, si va di moto in moto, si passa dalla Tenerona alla Sorellona per poi ripassare di nuovo alla Sorellona e viceversa. Fine di Toscolano Maderno, inizio di Gargnano. È proprio Gargnano che ci condurrà ad una strada molto suggestiva e al lago che cade proprio sotto al comune di Gargnano. E la strada suggestiva la potete vedere sul navigatore, guardate quante curve! Stiamo salendo di quota.
in queste curve strette, per quanto la sorellona è bella carica, se ne apprezzano le doti dinamiche. Poi queste gomme sono eccezionali. Mamma mia, guarda là in fondo. È vero che è un lago e non un mare, ma non si direbbe, sembrerebbe un fiordo. Dopo essere saliti in quota si scende, la strada è abbastanza stretta, ma tra poco avremo il lago di Valvestino. Strada strettissima, quasi a picco sul lago in questo punto. C'era tutta la passerella che usciva e si riempì tutto l'elastico. Adesso non lo fanno più. No, vedi che ha messo tutta la rete. Walter ci sta raccontando che su questo ponte dove ci siamo ora fermati si faceva bungee jumping, ci si fermavano tantissime macchine, c'era l'elastico, ci si buttava di sotto, poi si creava un po' di caos perché la gente non riusciva a passare, hanno smesso, le agenzie se ne sono andate che organizzavano il bungee jumping ed è comparsa questa rete. Adesso tutti insieme ci buttiamo a Sara. No, ho avuto sempre una tremenda paura per il bungee jumping. Altra curiosità di cui ci hanno messo al corrente quando ci siamo fermati sul ponte, le sgommate di moto che abbiamo visto sopra l'altro ponte dove siamo passati. Qua ragazzi non capisco cosa sono queste sgommate di auto. Sono quelle delle moto che vanno a una certa velocità e si divertono proprio su questa strada, anche se non si potrebbe. Ci dirigiamo verso Lago d'Idro che vedremo domani e stanotte faremo tappa a Capovalle. Ha ripreso a piovere proprio una volta entrati nel comune di Capovalle, che si chiama così perché è posto proprio all'inizio della Valsabbia. La temperatura è scesa a 18 gradi. Oggi possiamo urlare a gran voce che siamo stati temprati, ma soprattutto dove vi portiamo? Dove? Walter ci ha detto: ma dove l'hai trovato un posto così? Ragazzi, ho fatto la ricerca per prezzo, qua costa tutto tantissimo. Quello che è certo è che dopo un mese super caldissimo questa sera saremo coccolati dal piumone. Ne approfitto per dirvi che se vi dovessero piacere anche i nostri contenuti, perché non mettere un mi piace? Non vi costa nulla, controllate se siete ancora iscritti e niente ragazzi, fate voi. Siamo comunque a Zumiez. Che l'Italia poi si assomiglia tutta, nel senso che un paesino della Calabria potrebbe essere così, certe volte a pensarci abbiamo tanto in comune e non ce ne accorgiamo. Eccolo, da Turlio. Ci siamo. Moto parcheggiata nel garage sottostante, poi ve lo mostriamo, camera bellissima, andiamo a cena diretti perché siamo cotti e anche affamati. E poi non siamo soli, perché in realtà ci aspettano Walter e Patrizia, quindi non possiamo fare bisbocce come sempre io faccio e quindi bisogna fare in fretta. Andiamo subito a mangiare, andiamo, venite. Take it to the